Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi presento queste cuffie della Soundpeats Air 4 Lite. Sono delle cuffiette che si posizionano sotto i 50 euro, tra i 40 e i 50 euro dipende dalle offerte e dai coupon, e sono delle cuffiette con una qualità veramente eccezionale. Bene, allora, perché dovrei prendere queste cuffie? Allora, innanzitutto, con un prezzo del genere, avere già delle cuffie Aires Audio e quindi avere il certificato Aires che supporta la codifica LDAC, a cosa serve? Serve per una trasmissione senza perdite di audio e di qualità e offre un'esperienza audio ad alta risoluzione per veri appassionati di musica. Quindi se vi piace ascoltarvi la musica, se però non potete permettervi di acquistare delle cuffie di qualità più alta perché costano troppo, queste sono già un buonissimo inizio. E soprattutto se avete uno smartphone che supporta l'Aires Audio, credetemi che la differenza si sente, si sentono suoni che non avete mai sentito prima. Benissimo. E poi che cosa hanno? Hanno anche la riduzione del rumore, quindi se il vostro scopo è quello di usare gli auricolari per delle chiamate, delle videochiamate o usarli in ambienti dove ci sono un po' di rumori, però volete comunque chiamare delle persone col vostro smartphone, tablet, eccetera, ogni auricolare ha 3 microfoni e va a ridurmi tutti i suoni esterni in modo da avere anche la possibilità dall'altra parte che vi sentono solo voi e non riescono neanche a capire dove siete. Le ho provate in bicicletta fino ai 10-15 all'ora, 20, non si sente il fruscio del vento, poi si inizia a sentire un po'. Però comunque nascono per essere usati a casa oppure fuori in giardino oppure su un ambiente dove ci sono altre persone che parlano e vanno a ridurre tutti quei suoni. Bene, quindi in questa recensione voglio farvi vedere un attimo, fare un unboxing, farvi vedere come associarla e come funziona l'applicazione. Quindi adesso andiamo ad aprirle e vedere cosa c'è dentro la confezione. Allora, all'interno della confezione, questa è la scatolina che vedete, qui c'è già riassunto che hanno dei driver da 12 mm, scusate 13 mm, ed è anche, ha un'autonomia di 30 ore. Che cosa significa? Che i miei auricolari sono dentro questa scatolina qui. E le cuffie, una volta caricate dentro la scatolina, perché la scatolina mi fa anche da power bank, mi durano 7 ore in chiamata. Io l'ho provate e ho fatto 6 ore, 6 ore e mezza, anche lasciarle lì che andassero con l'audio. 6 ore e mezza li fanno tranquillamente. Poi, una volta che le avete usate queste 7 ore, che sono tante 7 ore, le mettiamo dentro qui e loro si ricaricano. E posso caricarlo fino a 4 volte e mezza. Cosa significa? Che appunto 7 per 4 e mezza sono più di 30 ore. Bene, quindi dentro troviamo questa scatolina qua in nero lucido, che è molto carina, molto bella, ma allo stesso tempo si sporca molto facilmente, guardate, l'impronte digitali. Avrei preferito magari un grigio opaco, un nero opaco, che forse era più carino. Cioè, più carino, è più bello così, ma si sporcano molto più facilmente. Andiamo ad aprirle, qui, e vedete che qui abbiamo una luce. Questa luce qui ogni volta corrisponde a una cosa diversa. Se è verde significa che la batteria è carica, la batteria della nostra basetta è carica e può ricaricare le nostre cuffie. Poi ci sono gialla che si sta per scaricare, quindi è sotto il 50% la batteria del nostro case, e sotto il 10% inizia a lampeggiare di rosso e quindi dobbiamo ricaricare la nostra basetta. Le cuffie si tolgono per distinguere destra e sinistra, ok? E sono così, molto belle, con questo color bronzo qui che fa molto racing, molto sportivo. Anche qui abbiamo nella nostra cuffietta, qui vedete sempre il color bronzo, e stessa cosa anche qua. Qui, questi qua sono i tastini per dare i comandi, che dopo vi faccio vedere cosa si possono fare con i comandi. Bene, rimettiamo dentro i nostri dispositivi, perché così dopo vi faccio vedere l'unboxing, cioè vi faccio vedere come associarli, scusate. E qui sotto troviamo delle istruzioni per l'uso. Quindi rimettiamo questo qua. Qui ci sono delle istruzioni anche in italiano, quindi questo è uno schema molto veloce per l'applicazione. Questo invece sono il riepilogo delle nostre cuffie. Andiamo qui dove c'è l'italiano, ecco qua, e da qui passiamo per la prima volta come associarle e fare la connessione multipunto. Che cosa significa? La connessione multipunto io posso usarle anche per 2 dispositivi,
ok? Assieme. E questa cosa qua posso attivarla e disattivarla, quindi posso passare da un dispositivo all'altro dall'applicazione mettendo dispositivo A o dispositivo B. Benissimo. Adesso andiamo ad associare, così vi faccio vedere come si fa. Allora, seguiamo le istruzioni, perché a volte abbiamo le istruzioni ma non le seguiamo. Quindi andiamo su impostazioni del nostro telefono, andiamo in Bluetooth, apriamo Bluetooth, ok? È attivo. Vado, come dicono qua, aprire il coperchio della scatola di ricarica, premere, quindi aprire questo, premere questo tastino per 3 secondi, ok? Lampeggia, emettono un suono. Io vado a cercarle nel mio dispositivo, adesso lasciamo stare che qua ne ho tantissimi. Allora, 1, 2, 3. Facciamo ricerca, perché ho tanti dispositivi, e quindi SoundPizza il 4 Lite, e lui adesso mi sta facendo l'accoppiamento. Associa, e mi ha detto che è connesso. Benissimo. Adesso vado sulla mia applicazione SoundPizza, che avevo già scaricato, bisogna registrarsi, vado a vedere, lui sta facendo la ricerca del dispositivo, SoundPizza il 4 Lite. Mi dice che la batteria è al 100%. Adesso vi parlo un attimo dell'applicazione, di come è fatta, allora qui possiamo regolare l'home, sono i 2 auricolari, vedete che mi dà 100% del destro, 100% del sinistro la batteria. Poi vado qui e qui c'è la magia, nel senso che abbiamo il controllo del volume, abbiamo l'equalizzatore adattivo, quindi qua possiamo andare, vedete, si prega di indossare prima le cuffie, quindi io adesso vado a indossarle, le tolgo, prendo le mie cuffiette e le inserisco dentro. Sono delle cuffiette non di sicuro fatte per correre a piedi o cose del genere. Come indossate le cuffiette parte subito la musica dell'ultima applicazione che stavate ascoltando. Io adesso stavo ascoltando YouTube Music e si è sentito subito. Allora, qui dicono, si prega di indossare prima le cuffie, ci vuole circa 1 minuto per completare l'intero test e qui possiamo fare l'equalizzazione. Poi abbiamo l'equalizzatore preimpostato, abbiamo tutti gli equalizzatori preimpostati, quindi abbiamo SoundPitch classico, aumento dei bassi, elettronico, pop, musica classica, miglioramento, rock and roll, riduzione dei bassi, e qui potete farlo, ma c'è anche l'equalizzatore personalizzato e qui potete andare a regolare tutte le vostre frequenze e vedete che cambia anche il grafico qui. Quindi molto molto ben dettagliato e fatto bene. Se clicco troppo veloce mi dice hai cliccato troppo veloce e quindi lui non riesce a starci dietro. Qua ognuno regola, se volete più bassi, se volete i medi, se volete gli alti, dipende, ognuno ha i suoi gusti e quindi ognuno ascolta la musica che vuole. Modalità gioco, abbiamo anche la modalità gioco, quindi se andiamo a usarlo con il computer, che usiamo i videogiochi, oppure col cellulare, abbiamo una latenza nettamente inferiore, quindi è diretto e va a enfatizzare tutti i suoni che ci servono per il nostro gioco. E quella lì, pensate che raggiunge una latenza di 80 millisecondi, veramente bene, molto bene. Poi abbiamo disabilita tutte le funzioni dei tasti, quindi quello che vi dicevo prima dei tasti a sfioramento che abbiamo qui, ok? Possiamo andare a disattivare perché magari accidentalmente schiacciamo il tasto, ci si alza il volume, ci si abbassa e dopo andiamo a vedere le funzioni. Funzione di connessione a doppio dispositivo, quello che vi dicevo prima, se volete connettere a doppio dispositivo si può anche disattivare. Qui invece abbiamo tutti i prodotti di SoundPitch, che ce ne sono veramente tantissimi, che speriamo anche di provarne altri. Bene, quelli interessanti, tipo anche questi da gaming, deve essere veramente belli perché hanno tutte le loro lucette. Ok, quindi adesso vi faccio vedere un attimo quali funzioni hanno i vari tastini. Quindi sfogliando ancora il nostro, come si dice, il nostro istruzioni per l'uso, vedete qua è quello che vi dicevo delle luci verde, giallo e rosso, come si fa, e poi l'importante erano queste. Ecco, qua io ho un po' da ridire perché, come vedete, qui c'è uno schema di che cosa fanno i nostri tastini, non so se vedete, eccoci qua. Cosa fanno i nostri tastini? Ma sono talmente tante le funzioni che secondo me ricordarle tutte sono un po' troppo, tipo play pausa, tocca 2 volte il pulsante multifunzione, volume meno, tocca 1 volta il pulsante sinistro,
Per alzare, tocca una volta il pulsante destro, traccia precedente, devi ricordare di tenere premuto il multifunzione sinistro per 1,5 secondi, prossima traccia, tieni premuto il pulsante multifunzione. Secondo me sono un po' troppe le cose da fare. Magari una volta che sei imparato, benissimo, vengono distinto, però sono tante da imparare. Io avrei lasciato volume, sì e no, e poi rispondere a una chiamata se ti arriva e basta. Le cuffiette, allora io le ho provate e l'audio diciamo che si sente molto molto bene. Per il valore del prodotto, cioè per il prezzo che ha il prodotto, sono ben centrate, sì. Meritano tutto quanto. Se poi volete delle cuffie che si sente perfetto, non sono queste di sicuro, però confronto a tante altre cuffiette sempre economiche della fascia prezzo di sotto i 50 euro, credetemi che si sente bene. Vedete, anche adesso ho premuto in sbaglio qui ed è partito il suono, quindi magari o disattivate questa funzione oppure sì, ricordatevi che sono molto molto sensibili questi tastini qua e ci sono varie, se tengo premuto per più di tot tempo, varie funzioni. Bene signori, io mi sento di consigliarvele sì per tutte quelle persone che vogliono delle cuffiette che si sentano bene, che abbiano tanta batteria e mi sono dimenticato di dirvi che la versione Bluetooth è il 5.3 che vi dicevo prima. Autonomia ne hanno tanta perché comunque 7 ore, cioè, adesso non so cosa fate, ma 7 ore sono, lavoriamo 8 ore, 7 ore sono solo di ascolto e se volete usarle in macchina o cose del genere perché fate i rappresentanti, non lo so adesso, ci sta tutto quanto e non sono neanche scomode da tenere nell'orecchio. L'unica cosa è, ecco, se andate a fare sport sapete che questi non restano dentro, tendono a scivolare via. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, basta solamente premere il tasto iscriverti e attivate il tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.